Allora, bentrovati amici ad un'altra puntata insolita di questo World Music Club che poi diventa rubrica di altro tipo, si trasforma e tutto il resto. Se non l'avete fatto e se volete farlo iscrivetevi al canale, bla bla bla, bando alle ciance, parliamo subito, bando alle ciance, bello ciance, e parliamo della stranezza che riguarda la musica di questa puntata. Allora, vi ricordate John Cage? Ne abbiamo parlato? Ne abbiamo parlato tempo fa quando feci un breve video sul silenzio. Qui la storia si fa più complicata. Innanzitutto John Cage non era l'ultimo arrivato, ok? Cominciamo un attimo a parlare un po' di ciccia, perché tanti considerano questo musicista solo per il silenzio, che era l'unico brano dove non c'erano note, erano tutte pause. Però ha fatto anche componimenti secondo me molto molto interessanti, alcuni strambi, altri invece erano molto avanguardisti, particolari, c'era un po' di tutto, diciamo, non era pizza e fichi come ogni tanto dico, ok? Anche lo stesso silenzio di sé per sé era una partitura completa per orchestra con tutte pause, perché in musica, dobbiamo saperlo, il silenzio in sé per sé è musica, ok? Lui l'ha portato un po' all'esasperazione, ma ci sta, ci sta. Ma parliamo della musica più lunga, il brano più lungo mai scritto. Chi l'ha scritto è John Cage. Ma potevamo noi pensare che ci fosse stato dietro un altro artista? No, sempre lui, giustamente. Vai John, ci piaci, ci piaci. Allora, c'è una storia dietro. L'hanno riportata tantissimi giornali, sia quest'anno, il 2024, ma anche altri anni fa. C'è un organo che suona, un brano di John Cage. È un brano che ha una lunghezza di 639 anni, ok? Ad Halberstadt, in Germania, nella chiesa di St. Burchard, l'organo che suona un pezzo sperimentale di John Cage ha cambiato accordo, cambia accordo ogni tot anni, ogni paio d'anni, diciamo, ok? Ma come fa a fare questo tipo di operazione? Adesso lo scopriamo insieme, ok? Allora, alcuni critici, persone evidentemente poco pazienti, diciamo anche, biasimavano John Cage, come vi dicevo prima, per aver creato dei componimenti troppo lunghi. Ma se i 4 minuti e 33 secondi netti del brano Il Silenzio, in sé per sé, davano chiaramente un'idea particolare di quella che era la sua musica, che era un'opera appunto del 52, in 3 movimenti e qualunque è adatto per qualunque tipo di strumento musicale o ensemble, ok? Bene. Poi c'è il brano più lungo di John Cage, il più lungo di tutti i tempi, e si intitola Organ ASL SP, ASLSP, composto nel 1987 dal compositore statunitense John Cage, come dicevamo, e si notano delle peculiarità, perché questo brano potrebbe arrivare ad un'esecuzione che va all'infinito, quindi capite che non è che sia proprio una cosa di tutti i giorni. Mentre nel pianoforte l'emissione sonora è condizionata dal tempo di vibrazione della nota, con l'organo uno potrebbe andare all'infinito, ok? Nell'organo una nota può durare quanto tempo vuoi, tutto il tempo in cui l'aria passa nelle varie canne, ok? Quindi potenzialmente potrebbe durare per sempre. Considerando anche che l'autore, scomparso nel 92, non diede mai indicazioni sull'andamento, sulla velocità della partitura, ok? Uno potrebbe riproporlo anche più lentamente possibile e quindi diventa molto interessante, perché potrebbe allungarsi. Se un pezzo è a 120 battute, io lo faccio a 10 battute, già l'ho allungata un bel po', ok? Bene. E dunque la questione riguarda non tanto la pazienza quanto la possibilità di suonare, di ascoltare e in effetti di tramandare oralmente un'emissione sonora. La prima del pezzo nel 1987 durò poco meno di 30 minuti, ma le esibizioni successive
inclusa un'interpretazione del 2009 dell'organista Diana Lucchese, durò fino a 14 ore e 56 minuti. Una delle versioni più famose di questa composizione è quella iniziata il 5 settembre 2001, nel giorno dell'89esimo anniversario della nascita del compositore, appunto nella chiesa di St. Burchard ad Halberstadt in Germania, di cui vi parlavo prima. Dopo una pausa di 17 mesi, il 5 febbraio 2003 è stato toccato il primo accordo, che è stato poi suonato ininterrottamente fino al 5 di luglio del 2005. Quindi dal 5 febbraio 2003 al 5 luglio 2005 è andato un accordo. Per 2 anni un accordo si è sentito, ok? Molto interessante questa cosa. La riproposizione dell'opera poi fu discussa nel 1997 durante una conferenza nella quale si decise di trovare un modo di suonare il brano il più lentamente possibile. Alla fine si stabilì che la durata doveva essere di 639 anni, numero scelto per ricordare la prima installazione permanente documentata di un organo, che avvenne nel 1361 proprio nella stessa cattedrale di Halberstadt. Quindi vedete che non sono proprio delle coincidenze. Quindi fu necessario progettare un organo speciale, completato nel 2001 e collocato nella chiesa di St. Burchard, che è stata fondata intorno al 1100-1200 dal vescovo Burchard, primo di Halberstadt, nel trasetto destro, con un mantice che fornisce costantemente aria alle canne posto sulla sinistra. Da quel momento lo strumento suona ininterrottamente H24, 7 giorni su 7, tranne che durante le pause dove ci sono appunto dei vuoti, perché ci sono delle pause musicali. Quindi magari sulla partitura c'è una pausa che chiaramente verrà allungata. In questo caso, se un accordo dura 2 anni, una pausa potrebbe durare anche 6 mesi, un anno, ma è sempre musica anche se non c'è nulla, perché la pausa, come dicevo prima, è comunque la musica. Ok? L'organo è solitamente custodito all'interno di un cubo di vetro per ridurre il volume e per suonare le lunghissime note usando dei sacchetti di sabbia che, posizionati sui pedali proprio dell'organo stesso, in date e ore stabilite, eseguono determinati accordi. Io metto 3 sacchi di sabbia, uno lo metto sul Do, uno lo metto sul Mi, uno lo metto sul Sol e c'ho un accordo di Do. Ok, 3 sacchi di sabbia, perché non ci può stare una persona 6 mesi o un anno a premere questi tasti, ok? È giusto pure. È tutto meccanico comunque, ragazzi, eh? Per il primo periodo è stato tutto meccanico. Alle 15:33 del 5 luglio del 2008, al termine di un accordo iniziato il 5 gennaio del 2006, sono state aggiunte 2 nuove canne per consentire di suonare la nota successiva. Quindi è un work in progress, ok? Questo organo, man mano che cambiano gli accordi, servono note più gravi o note più acute, si aggiungono delle canne, ma sempre facendolo suonare, ok? Il 5 luglio del 2012 sono state aggiunte altre 2 canne. Gli ultimi 2 cambi di nota sono avvenuti il 5 ottobre del 2013 e il 5 settembre del 2020. Un nuovo cambio d'accordo è avvenuto il 5 febbraio del 2024 ed è stato ascoltato da decine di persone emozionatissime per un evento che spinge i limiti dell'immaginazione. Il prossimo cambio degli accordi è stato programmato per il 5 di agosto del 2026, quindi non prendete impegni. Il 5 di agosto del 2026 c'è un cambio d'accordo, ok? Secondo questo tempo di esecuzione il brano finirà il 4 di settembre del 2640. Mancano dunque ancora 616 anni e sarà un sabato. Per ascoltare l'ultima nota è possibile acquistare un biglietto che andrà a sostenere la fondazione che si occupa di tenere attiva questa opera e questa pazzia musicale, che a me piace moltissimo. Le pazzie musicali a me piacciono, ragazzi. Non puoi andare a quell'appuntamento, non è un problema, perché il biglietto lo puoi fare ereditare ad altri oppure potrai venderlo, ok? Lo puoi vendere in un secondo momento, stai per schiantare, tra 50-100 anni ti auguro di campare il più possibile, caro amico di YouTube, e poi magari lo dai in eredità o lo vendi, ok? Nel 2640, sai, io auguro del bene a tutti, ma non so di quelli che stanno guardando questo video quanti ci arriveranno, penso nessuno. E cosa succede nel frattempo? Difficile a dirlo, ma si può guardare dall'altra parte a ritroso, quando circa 6 secoli fa il Rinascimento iniziava a sviluppare la propria cultura in Europa. Da quella società ci sono pervenute alcune preziosissime testimonianze che sotto varie forme e diversi ambiti agiscono ancora oggi.
dalla Banca di Siena del 1472 alla Gioconda del 1503, riusciremo a farci carico della responsabilità di far esistere e resistere quest'opera di John Cage fino al 2640? Non lo sappiamo, però è una bella cosa. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo parlato di un Guinness, la canzone più lunga. Ci pensavate voi che durava tutti 639 anni, la canzone più lunga in assoluto? Adesso lo sapete, ok? Oh ragazzi, alla prossima puntata. Abbiamo anche lo short di questo video, iscrivetevi al canale, abbiamo anche l'area abbonamenti perché giustamente tengo famiglia, dobbiamo finanziare un po' il canale, se no i video, le ricerche le facciamo male, ok? D'accordo? Oh, ragazzi, alla prossima. Bye, bye, have a nice night. Ciao, ciao, ciao.